Le rose fanno il suo dovere anche in cucina, invece questi sono buonissimi anche spalmati sul pane. E qua, mamma che profumo di funghi, li ho chiamati spezie magiche. Ve ne accorgerete anche voi come con questi trucchi, con queste spezie, la vostra cucina diventerà unica e interessante. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Il prezzemolo l'ho messo in frullatore. Mi serve la buccia di un limone e il succo di mezzo limone. Lo tagliamo a metà, spremiamo il succo e ho aggiunto anche 2 spicchi di aglio. E tutto questo dobbiamo frullare bene insieme. Tutto questo composto lo amalgamiamo bene con il burro. Dopodiché ho preso la carta da frigo per formare un salame. Perché ho preso questa da frigo? Perché quella da forno è tanto liscia e fa fatica a dare una forma a questo burro. Invece questa da frigo la vedo come riesce a inzupparmelo al meglio, di dare la forma al meglio. Comunque dopo tutto questo lo metto anche in pellicola e con la pellicola quando la premo riesco a fare questo salame più compatto. Vedete adesso io quando giro lui mi rimane più compatto, è proprio quello di cosa abbiamo bisogno. Lo leggo con il spago e lo mettiamo in freezer. Rosmarino, timo, prezzemolo, basilico greco e aglio. Lo trittiamo bene e anche questo amalgamiamo tutto con il burro. Facciamo stessa cosa come un salame, lo incorporiamo bene, lo facciamo bel compatto, leghiamo con il spago e lo mettiamo in freezer. Abbiamo ottenuto 2 gusti diversi, uno più spezzato che c'è il limone, un altro più classico che c'è il rosmarino, prezzemolo. Adesso si è già congelato, possiamo usare così. Quando abbiamo bisogno tagliamo soltanto una rondella di quello che ci serve, la misura che ci serve, e la mettiamo direttamente in padella per fare le frittate o semplicemente per friggere, per preparare un petto di pollo, un filetto di manzo. Vi assicuro che con questo burro, così tutto con questi ingredienti, con questi sapori squisiti, sono molto molto buoni. Allora, qua invece voglio condividere con voi un trucchetto. Adesso i cetrioli hanno le sue proprietà, le sue vitamine. Ho tagliato a pezzettini, ho messo un po' di acqua e facciamo dei ghiaccioli. Perché io faccio questi ghiaccioli? Così quando l'inverno o anche autunno tardi la nostra pelle diventa molto più spenta come il colore, o ad esempio non abbiamo riposato bene, vogliamo il secondo giorno un viso più fresh, vogliamo un colore più bello alla nostra pelle, basta prendere questo ghiacciolo quando abbiamo bisogno, facciamo una passata così sul nostro viso, basta di non esagerare, se no congeliamo i pori e vi assicuro che cambia subito l'aspetto della nostra pelle. Partiamo con la prima parte. Qua ho aglio, cipolla, poro, sedano, peperone, melanzane, zucchine, carote. Ho tolto la buccia della melanzana e lo tagliamo più fine possibile perché lo dobbiamo fare essiccare. Preparo bene la melanzana, taglio bene tutti gli ingredienti e dopo vi farò vedere cosa facciamo con loro. Invece qua taglio il sedano. Ho fatto la prova e l'ho tagliato in 2 modi. Volevo capire in quale modo fa prima di essiccarsi. Ho visto come il tempo eravamo lì, non c'è la differenza, forse vi conviene di tagliarlo subito più lungo, non corto come l'ho fatto io dall'inizio. L'importante è che non lo tagliate troppo spesso. Alla fine diventa così. Stessa cosa faccio con i peperoni, lo taglio più fine possibile e li mettiamo ad essiccare.
Anche la cipolla la taglio più fine possibile, mi aiuto con questo attrezzo, ma esce bene anche fatto a mano. Comunque se vi può interessare questo attrezzo ve lo lascerò sotto nella descrizione. Lo tagliamo fini fini e lo mettiamo ad essiccare. Stessa cosa facciamo con il poro, lo taglio e vedete così come mi viene. Comunque il poro già si apre da suo le foglie e rimane non tanto spesse. L'importante è che le apriamo bene. Anche le carote ho fatto 3 modi, volevo capire quale si fa prima per condividere con voi. La prima l'ho fatta questa con spela patate, che comunque sono riuscita a ottenere un strato fine, sottile. Dopo ho fatto con la grattugia, grattugiato e dopo a rondelle. Vi dico che con la grattugia sono riuscita a farle essiccare prima, la differenza è di mezz'ora, però se vi servono queste rondelle che dopo capirete come loro rimangono, sappiate che mezz'oretta in più bisogna per farle essiccare. Invece prezzemolo lo possiamo mettere anche più spesso che comunque riesce ad essiccarsi bene. Adesso prepariamo i funghi, abbiamo bisogno di più funghi diversi uno dall'altro, io ne ho trovati soltanto 2 tipi, voi se trovate più tipi di funghi meglio è, così è molto più saporito, però vi dico questo, usciranno i funghi porcini, cosa farò? Prenderò un po' di funghi porcini, li farò essiccare e aggiungerò a questi altri funghi, così otterrò un sapore ancora più delizioso di quello che è fino adesso. Anche i funghi dobbiamo stenderli bene, tagliarli molto molto fini, più fini li tagliamo, più prima loro si fanno essiccare. Anche le zucchine fanno fatica, per cui li tagliamo molto molto fine anche le zucchine. Qua invece preparo zenzero. Anche l'aglio più fine possibile. Guardate cosa faccio, mi serve la buccia di 2 limoni e di arancia. Li ho messi in acqua bollente e li lascio 3 minuti. Perché li ho messi in acqua bollente? Visto che mi serve soltanto la buccia, non volevo perdere tutto il limone. Se noi lo mettiamo in acqua bollente, riusciamo a ottenere più succo di limone. Ecco, in qualche modo non è che lo produce, però riesco a togliere molto più succo di limone. In questo modo mi sono presa la buccia. Uno farà più presto ad essiccarsi perché comunque già ha fatto il contatto con l'acqua bollente. Ecco, vedete come il limone è tutto bello pieno con succo. E questo succo metto subito in ghiacciolo per non buttarlo via, così possiamo usarlo per le nostre bevande, per i nostri cocktail. Ho lavato i mirtilli, li ho asciugati, stessa cosa ho fatto con i lamponi e anche con le rose, con i petali. Prima li ho lavati, li ho lasciati ad asciugare. Queste sono le rose quelle profumate che di solito si usano per fare anche le marmellate. Qua mi è rimasto un po' di prezzemolo, un po' di basilico e secco tutto, così questo inverno mi servirà. I petali sono già pronti, ci è voluto 3 ore. Li chiudo bene in questo barattolo così il profumo si mantiene meglio. Non vi posso redare che ben profumo ogni volta quando apro questi. I lamponi ci è voluto 7 ore e mezzo, hanno una forma comunque, mantengono la loro forma.
Questi carote tagliati a rondelle 5 ore e mezza. La cipolla 3 ore. Le melanzane 5 ore. Quando mi servono i funghi o le melanzane possiamo utilizzare anche questo modo. Li lascio 2 minuti a molo e li abbiamo pronti profumati per i nostri piatti. Questi carote 5 ore. Peperoni 8 ore e mezza. Funghi 7 ore e mezza. Anche i funghi è la stessa cosa, quando abbiamo bisogno possiamo utilizzarli anche così, li lasciamo un po' a molo e vi dico che c'è un profumo stupendo. Sappiamo benissimo quanto costa 100 grammi di funghi essiccati, giusto? Cipolla 3 ore. Sedano 7 ore e mezza. Poro 5 ore. Zenzero 6 ore e mezza. Zucchine 8 ore. Per fare la migliore conservazione che rimanga più secco possibile il prezzemolo facciamo questa cosa: mettiamo un po' di riso, lo mettiamo in tovagliolo, lo leghiamo, in questo modo il riso assorbe l'umidità che si forma dentro e abbiamo sempre pronto il prezzemolo. Allora questi sono tutto quello che abbiamo e adesso vi dico quello che dobbiamo fare con questi ingredienti, con queste verdure. Allora la prima cosa che faccio, metto funghi, un cucchiaino di pepe nero, cipolla e frulliamo. Otteniamo una polvere così e non vi immaginate che buon profumo che c'è qua dentro. Per la migliore conservazione aggiungo 2 cucchiaini di sale, ma giusto per non formarsi grumi dentro. Lo sbattiamo bene così che il sale va un po' dappertutto. Attacco qua la scritta. Dopo vi lascerò comunque il link di barattoli che ho usato in questo video. Basta prendere un po' di questa polverina sulla carne, anche sul filetto di pollo, su insomma tutto quello che noi amiamo con i funghi, e vi dico che è spettacolare, un gusto non ve lo posso descrivere come nei ristoranti. Qua invece ho aggiunto prezzemolo, sedano, cipolla e sale. Cioè il sale lo metto dopo, prima frullo tutto il sedano con cipolla e prezzemolo. Vi dico questo: provate a mettere meno sedano possibile perché il sedano è molto molto concentrato. Aggiungo metà di sale, tipo ho fatto metà di questo prezzemolo con sedano e cipolla e anche metà di sale. L'ho chiamato sale verde. Dopo io sostituisco il sale normale con questo. Ad esempio, se voglio prendere un po', mettere sopra un salmone o un petto di pollo, dà un gusto molto particolare, molto intenso, molto interessante. Andiamo con la prossima. Ho messo peperoni, melanzane, cipolla, zucchine, carote, sedano e prezzemolo. Allora io ragazzi ho messo tutto all'occhio, io so quello che amo di più nel mangiare, però vi do un consiglio: mettete più cipolla possibile. Se voi mettete più cipolla, meno prezzemolo, meno sedano, meno carote, vedrete che ottenerete un gusto molto molto buono. La cipolla dà secondo me un gusto migliore, ecco, per questi dadi. Allora l'ho chiamato dado vegetale. È ottimo per aromatizzare, per dare più sapore, più gusto quando facciamo le minestre o brodo. Ecco, i piatti liquidi lo vedo veramente geniale per quando facciamo queste cose liquide. Invece questo l'ho chiamato condimento universale. Ci ho messo dentro carota, sedano, peperoni, poro, prezzemolo, aglio, cipolla, pepe nero, un cucchiaino di pepe nero, un cucchiaino di origano,
un cucchiaino di peperoncino mix, quelli bianchi, rossi, tipo un cucchiaino di noce moscata e un cucchiaino di foglio di alloro. Io ad esempio uso anche quando metto a marinare per l'arrosto, in ragù, veramente ovunque, soddisfa tutti i nostri sapori della cucina. E questo è per chi ama quei gusti, sapori spezzati. Ho messo dentro due pezzettini, cioè proprio due fettine di buccia di limone. Ho aggiunto zenzero, prezzemolo e cipolla. Ecco, abbiamo ottenuto una polvere così che stava bene anche per i risotti, per bocconcini di pollo, ecco, chi ama questi gusti così spezzati, un'idea per voi? E adesso condivido con voi il mio preferito. Ho aggiunto i petali, lamponi, un pezzettino buccia di limone, un pezzettino buccia di arancio e un po' di mirtilli. Frulliamo tutto. Vi dico cosa mi ha spinto a fare questo mix. Io adoro molto il tè di qualità, quello che si vende al grammo, se lo posso chiamare così. Ultima volta quando sono andata a prendermi il tè, comunque bisogna prendere un tè base buono, o tè verde, o tè bianco, o tè nero. Io ho preso il tè nero. Come base abbiamo bisogno di comunque un tè buono. Quando ho fatto l'ultimo acquisto mi hanno dato questo libro e con questi bustini da provare e questa bustina di tè erano le combinazioni quelle che le abbiamo noi appena fatte in casa, solo che 100 grammi di questo tè costa tantissimo. Io l'ho fatto in casa, aggiungo comunque 2 cucchiaini di tè base per avere la migliore conservazione per l'umidità e tutto. Scrivo qua che quella che ho dentro e poi quando facciamo il tè aggiungiamo comunque un po' di tè base di quello che noi decidiamo di fare. Dopo basta aggiungere un cucchiaino di questo che abbiamo fatto noi e io non vi posso redare che profumo e che tè di qualità otteniamo per chi si intende e capisce di quello che dico. In questo modo noi otteniamo un gusto, un tè ricco, ricco di tanti piaceri e in questo modo possiamo creare anche una bella atmosfera in casa, perché no? Eccolo il mio tesoro culinare, spero molto che ti sia stato utile. Io adoro molto fare tutto con le mie mani, sperimentare, fare. Ho altre idee da condividere, altre combinazioni che lo faremo più avanti. Se ti è piaciuto, sostenimi con un commento, con un mi piace e noi ci vediamo presto. Ciao ciao!